Immaginate di essere a un bivio, con la disperazione come unica compagna. Cosa fareste se un milionario vi offrisse 20.000 euro per un matrimonio lampo di un mese? Per Chiara Moretti, provata dalla vita, questa proposta assurda divenne un'eco di speranza nel deserto della sua esistenza. Ciao, sono Rossana e oggi vi porto una storia dove l'imprevisto genera un legame tenace, capace di superare ogni ostacolo e riscrivere il concetto di felicità. Chiara Moretti tremò quando sentì quelle parole uscire dalla bocca dell'uomo ben vestito che le stava davanti. Si tirò la coperta sporca più vicino al corpo e lo guardò con diffidenza. Signore, parla sul serio, chiese con voce roca. Matteo Volpe teneva in mano una busta bianca e i suoi occhi sembravano disperati. Aveva passato gli ultimi 3 giorni cercando qualcuno per le strade di Altamura che accettasse la sua folle proposta. Molto serio, 20.000 euro perché tu ti sposi con me per un mese. Solo questo, un mese come mia moglie. Chiara rise, ma era quel tipo di riso amaro di chi ha subito troppe delusioni. E perché io? Perché una persona come lei sceglierebbe qualcuno come me? Matteo guardò intorno. Perché ho bisogno di qualcuno che non faccia domande, che accetti le condizioni e rispetti l'accordo, e perché mi sembri una persona onesta. Chiara stava per ridere di nuovo. Onesta. Negli ultimi 6 mesi vissuti per strada, dopo aver perso il lavoro e non essere riuscita a pagare l'affitto, aveva sentito di tutto, tranne questo. Che tipo di condizioni? Chiese. Vivresti a casa mia, avresti vestiti da mangiare, una stanza tutta per te. Dovresti accompagnarmi a qualche evento sociale, fingerti una moglie innamorata. Dopo un mese divorziamo e ti prendi i 20.000 euro. E perché ha bisogno di una moglie finta? Matteo chiuse gli occhi. Sua nonna, la signora Eleonora Sarto, era molto malata e aveva fatto una richiesta terribile. Le avrebbe lasciato l'azienda di famiglia solo se lo avesse visto sposato e felice prima di morire. Diciamo che è una questione familiare complicata. Accetti o no? Chiara pensò. Era più denaro di quanto ne avesse mai visto. Come faccio a sapere che non mi farà del male? Matteo le mostrò la carta d'identità. Matteo Volpe, Volpe Costruzioni. Chiara conosceva il nome. Devo pensarci. Hai tempo fino a domani. Sarò qui alle 4 del pomeriggio. Se accetti, andremo direttamente in comune. Matteo si allontanò. Come ti chiami? Chiara. Chiara Moretti. Pensa bene, Chiara. È un'opportunità per cambiare la tua vita. Chiara rimase appoggiata al muro freddo, la mente che lavorava veloce. A 28 anni aveva perso tutto. Suo padre si era ammalato, aveva usato tutti i risparmi e dopo la sua morte aveva scoperto i suoi debiti. Persa casa e lavoro, era finita per strada, ma manteneva la sua dignità. La proposta di Matteo era strana, ma forse la sua unica possibilità. La mattina dopo Chiara si svegliò, pensò alla proposta, si lavò alla fontana pubblica e andò dal signor Gallo, il panettiere. Ha qualche lavoro per me oggi? Puoi spazzare davanti alla panetteria e sistemare i tavolini fuori. Mentre lavorava, pensava alla proposta. Chiara, posso farti una domanda? Disse il signor Gallo. Non hai qualcuno che possa aiutarti? Chiara sospirò. Avevo una zia a Siena, ma ci siamo perse di vista. I miei genitori non ci sono più e sono figlia unica. Avevo un fidanzato, Dario, ma quando le cose si sono fatte difficili è sparito. Ho imparato che non posso contare su nessuno, tranne che su me stessa. Questa frase risuonò in lei. Nel pomeriggio, senza rendersene conto, arrivò davanti al palazzo delle Volpe Costruzioni. Si nascose e osservò. Vide una donna elegante, sulla cinquantina, uscire con un uomo più giovane. Matteo ha 32 anni e non ha mai portato a casa una ragazza seria. È ossessionato e ora, con questa storia dell'eredità... Pensi che riuscirà a trovare qualcuno in tempo? Chiese l'uomo. Non lo so, ma deve sposarsi in fretta. Chiara sentì un brivido. Allora era così. Matteo doveva sposarsi per l'eredità e lei sarebbe stata solo una pedina. La rivelazione la turbò. Per un momento aveva immaginato che Matteo avesse visto qualcosa di speciale in lei, ma era solo una transazione. Al tramonto, Chiara tornò al luogo dell'appuntamento. Un'auto nera si fermò. Matteo scese. Buonasera, Chiara. Hai preso la tua decisione? Lei annuì. L'ho presa, ma voglio chiarire alcune cose. Matteo alzò le sopracciglia. Dimmi pure. Primo, voglio un contratto scritto che specifichi cosa ci si aspetta da me e cosa riceverò. Secondo, voglio metà del denaro in anticipo. 10.000 ora e 10 alla fine. Matteo esitò. Perché?
Così ho la garanzia che lei rispetterà l'accordo e se qualcosa va storto, almeno non resto a mani vuote. E terzo, voglio sapere la verità sul perché lei abbia bisogno di una moglie finta. Matteo sospirò. Sali in macchina, parliamo meglio. Chiara esitò, ma si fidò. Entrò nell'auto lussuosa. Mia nonna è molto malata, iniziò Matteo. Ha un problema al cuore e vuole vedermi sposato prima di morire. Lei è la proprietaria dell'azienda e ha detto che passerà l'eredità solo a un nipote che dimostri di saper essere responsabile nelle relazioni. Gli altri fratelli non sono interessati o non adatti. Non è facile trovare una ragazza vera. Tutte sono interessate solo ai miei soldi e non ho mai avuto tempo per relazioni serie. E la sua famiglia? Sanno di questo piano? Non possono saperlo. Se scoprono che è un matrimonio finto, tutto salta. Arrivarono a un ristorante discreto. Allora accetti le condizioni? Accetto, ma voglio tutto per iscritto. Perfetto, entriamo. Il mio avvocato ci sta aspettando. Il loro avvocato, Enrico D'Amico, li attendeva. Discussero ogni clausola. Chiara, pur senza istruzione formale, comprese e mise in discussione i punti importanti. Il contratto specificava che avrebbe vissuto nella casa di Matteo per un mese, accompagnandolo agli eventi, mantenendo l'apparenza di un matrimonio felice, senza rivelare la natura dell'accordo. In cambio, Matteo avrebbe pagato 10.000 euro in anticipo, fornito vitto, alloggio e vestiti, pagato gli altri 10.000 alla fine e si sarebbe occupato del divorzio senza costi per lei. Un'ultima cosa, disse Chiara, voglio una clausola di uscita. Se in qualsiasi momento mi sento minacciata o a disagio, posso andarmene e tenere i soldi già ricevuti. Matteo annuì. Firmarono e Matteo le consegnò la busta con 10.000 euro. Il matrimonio civile sarà domani alle 2 del pomeriggio, disse Matteo. Passo a prenderti alle 12:30 per comprare dei vestiti adatti. Chiara annuì, poi abbassando lo sguardo chiese: Dove dormo stanotte? Lui la guardò dritta negli occhi. Ho prenotato una stanza per te all'hotel centrale. Puoi sistemarti, fare una doccia, riposare tranquilla. Domani iniziamo ufficialmente. Chiara sentì un misto di sollievo e ansia. In meno di 24 ore la sua vita era cambiata. Quella notte, sdraiata sul letto morbido dell'hotel, si addormentò in pace per la prima volta da mesi. La mattina dopo, Matteo arrivò puntuale. Prima tappa, centro commerciale, disse. In un negozio elegante scelsero un vestito blu scuro e capi base. Nel camerino Chiara si guardò, la trasformazione era impressionante. Mamma mia, che cambiamento, disse la commessa. Anche Matteo sembrò colpito. Grazie, disse Chiara. Da tempo non mi sentivo normale. Non c'è bisogno di ringraziare, fa parte dell'accordo. Ma c'era qualcosa nella sua voce che lasciava intendere altro. L'ufficio anagrafe era un edificio antico. Arrivarono con l'avvocato e la sua segretaria come testimoni. La cerimonia fu rapida. Quando fu il suo turno, Chiara esitò un momento, guardando negli occhi Matteo, poi disse: Lo voglio. Vi dichiaro marito e moglie. Così Chiara Moretti divenne ufficialmente Chiara Volpe. Dopo l'ufficio anagrafe, Matteo la portò alla villa nel quartiere più elegante di Altamura. È qui che vivrai, disse. La casa era immensa. La tua camera è al secondo piano, disse Matteo. Ha un bagno privato e vista sul giardino. La domestica, la signora Anna, viene 3 volte a settimana. Sa che ci siamo sposati oggi, ma non conosce le circostanze particolari. Cosa sa di me? Che sei mia moglie e che preferiamo mantenere riservata la nostra vita privata. Domani sera abbiamo il nostro primo impegno sociale, disse Matteo. Cena a casa di mia sorella. Sarà la nostra prima prova. Mia nonna ci sarà. Chiara sentì un nodo allo stomaco. Gli piacerò? Matteo la guardò. Sì, sii te stessa. Sei una brava persona, Chiara. Quella prima notte nella villa, Chiara si sentì persa. Il silenzio era strano. Si affacciò alla finestra. Il giardino illuminato, la piscina. Era come un sogno, ma i sogni finiscono. Tra un mese avrebbe avuto 20.000 euro per ricominciare. La mattina seguente trovò Matteo che preparava il caffè. Buongiorno, devo andare in ufficio, disse Matteo. Puoi sentirti libera in casa. Se hai bisogno di qualcosa, il mio numero è sul frigorifero. Ora è casa tua. Ma non sembrava casa sua. Esplorò la villa. Nella biblioteca trovò libri sull'amministrazione e iniziò a leggere, capendo il mondo di Matteo, fatto di responsabilità e pressioni. Nel pomeriggio suonò il campanello. Era la signora Anna. Sono contenta di conoscerla, signora Volpe. Per favore, mi chiami solo Chiara. La signora Anna era simpatica, raccontò storie sulla famiglia Volpe.
Matteo è sempre stato il più responsabile, disse. Non ha mai portato ragazze a casa. Per questo è stata una sorpresa quando abbiamo saputo che si era sposato. Ha parlato di te con tanto affetto. Questo sorprese Chiara. Quando Matteo tornò a casa, Chiara era in piscina. «Com'è andata la tua giornata?» chiese lui. «Tranquilla. La signora Anna mi ha raccontato tante storie sulla tua famiglia». Matteo rise. «Adora parlare. Ha detto che non hai mai portato ragazze serie a casa. È vero? Perché?» Matteo si sedette sul bordo della piscina. «Perché non ho mai trovato qualcuno che si interessasse a me e non ai miei soldi. E perché la mia famiglia può essere intimidatoria». «Cosa intendi?» «Lo capirai stasera». Quella sera Matteo la preparò per l'incontro con la famiglia. «Mia sorella Alessandra può sembrare un po' fredda», disse, «ma è solo protezione e mia nonna ha opinioni forti su tutto, ma un buon cuore. È importante che creda che il nostro matrimonio sia reale». Matteo e Chiara si prepararono per la cena a casa di Alessandra. «Sei bellissima», disse lui quando la vide. In macchina Chiara era nervosa. «Rilassati», disse Matteo. «Andrà tutto bene, sei genuina, e questo è raro nel mio mondo». Alessandra Volpe Marino li accolse, i suoi occhi scrutarono Chiara. «Ciao Matteo, e tu devi essere Chiara». «Piacere», rispose lei. Alessandra la salutò, ma Chiara percepiva il giudizio. Valerio, il cognato, era gentile. I bambini corsero ad abbracciare lo zio. «Zio Matteo, zio Matteo!» Poi incuriositi si voltarono verso Chiara. «Chi è lei?» chiese la bambina. «Questa è Chiara, è mia moglie». «Tua moglie?» chiese il bambino. Alessandra lanciò un'occhiata al fratello. «Le persone cambiano idea», disse Matteo. Mentre aspettavano l'arrivo della nonna, Alessandra fece molte domande. Chiara cercò di essere sincera senza rivelare la verità. «Lavoravo in una fabbrica, i miei genitori sono morti». «E come vi siete conosciuti?» insistette Alessandra. Matteo intervenne. «Ci siamo incontrati per caso, per strada. È stato amore a prima vista». Chiara cercò di non mostrare disagio. «È vero», disse. «Matteo mi ha colpito fin dal primo momento». Alessandra non era convinta e tirò Matteo da parte. «Matteo, cosa sta succedendo? Voi due siete strani, non vi comportate come una coppia innamorata. E questa storia di amore a prima vista? Dove vi siete sposati? Perché nessuno è stato invitato?» Matteo esitò. «Abbiamo preferito qualcosa di intimo. Sai quanto odio l'ostentazione». La tensione si tagliava con il coltello quando la signora Eleonora Sarto fece il suo ingresso. Nonostante la fragilità, i suoi occhi acuti scrutarono Chiara. Alessandra si avvicinò alla nonna. «Nonna, ti presento Chiara, la moglie di Matteo». La signora Eleonora squadrò Chiara. «Mia cara», disse, «è un piacere conoscerti. Matteo non ha mai parlato di te. Un matrimonio così improvviso deve essere stato un vero colpo di fulmine». Chiara sentì il cuore battere forte. «Sì, signora Sarto, lo è stato». Matteo intervenne. «Nonna, Chiara è timida, ma è una donna eccezionale». Durante la cena, la signora Eleonora continuò a porre domande sul passato di Chiara, sulla loro storia. Chiara rispose con vaghezza, attenendosi alla versione concordata. La nonna si rivolse direttamente a Chiara. «Matteo è un uomo d'affari molto impegnato. Sei pronta a essere la moglie di un uomo così? Sei in grado di supportarlo?» Chiara prese un respiro profondo. «Ho imparato a cavarmela da sola, signora Sarto», rispose con inaspettata fermezza. «Credo che la forza e il supporto in un matrimonio non dipendano dal denaro o dalla posizione sociale, ma dalla capacità di stare accanto all'altro nei momenti difficili. E io, i momenti difficili, li conosco bene». La nonna la fissò. Per la prima volta Chiara percepì un barlume di rispetto. Le settimane passarono. Chiara si adattava alla vita nella villa, ma rimaneva vigile. Accompagnava Matteo a eventi mondani, sfoggiando abiti eleganti e sorrisi forzati. Era abile nel recitare la parte della moglie innamorata. Matteo, dal canto suo, era sorpreso dalla rapidità con cui Chiara si era adattata al suo mondo. Era intelligente, acuta, e la sua semplicità disarmante lo aiutava. Trovava piacevole la sua compagnia e le lunghe conversazioni notturne divennero un'abitudine. Parlavano di tutto. Tra un sorriso di circostanza e l'altro si stava creando un legame inaspettato, un'intesa silenziosa. La signora Anna, la governante, continuava a notare la chimica tra i due. «Vi vedo, signora Chiara», le disse un giorno. «Il modo in cui vi guardate è amore». Chiara sorrideva, senza smentire, ma il suo cuore era un groviglio di emozioni. Il mese volò via e il giorno del divorzio si avvicinava.
Matteo aveva informato Chiara che la nonna aveva mostrato segni di miglioramento, forse grazie alla felicità di vederlo sposato. La sua salute era ancora precaria, ma le sue ultime analisi erano incoraggianti. Una sera la signora Eleonora invitò Matteo e Chiara a cena da soli. «Voglio parlare con voi», disse. Durante il pasto la nonna li osservò attentamente. «Sono felice di vederti così, Matteo», disse. «E tu, Chiara, hai portato una luce nuova nella vita di mio nipote, ma c'è qualcosa che mi turba. Sento che c'è un segreto tra voi». Matteo e Chiara si guardarono. Era il momento della verità. La nonna continuò. «So che questo matrimonio è stato affrettato, so che ci sono delle ragioni dietro. Non sono una sciocca». Matteo, con voce calma, decise di confessare. Raccontò tutta la verità alla nonna. Chiara lo ascoltò, il cuore in gola. La nonna ascoltò attentamente. Quando Matteo ebbe finito, un lungo silenzio calò. Infine la signora Eleonora si alzò. «Matteo», disse, «sono delusa dalla tua disonestà, ma sono anche orgogliosa. Orgogliosa che tu abbia fatto di tutto per proteggere l'azienda che amo così tanto. E tu, Chiara», si rivolse alla ragazza con uno sguardo penetrante, «hai dimostrato una forza e una dignità che pochi possiedono. Hai accettato una situazione difficile e l'hai gestita con onore». Prese le mani di Matteo e di Chiara, unendole. «Non so cosa vi riservi il futuro», disse la signora Eleonora, «ma una cosa è certa, la vita è piena di sorprese. Forse, in questa finzione, avete trovato qualcosa di inaspettato. Il contratto può finire, ma ciò che è nato tra voi potrebbe essere reale». Il silenzio tra loro era cambiato, non più il vuoto imposto da un freddo accordo, ma un'attesa carica di ogni promessa non detta. In quegli sguardi che si incontravano c'era ora una domanda profonda, una scelta imminente che pulsava nell'aria, quella finzione che li aveva uniti. Poteva, anzi doveva, diventare finalmente la loro autentica realtà. Se questa storia ha risuonato con te e ti ha emozionato, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi racconti avvincenti e pieni di speranza. Sono Rossana e ti aspetto alla prossima storia.